Buongiorno ragazzi! Oggi avremo una giornata lunga e impegnativa, perciò prima di uscire dal camper ci prepariamo una gustosa spremuta d'arance di Sicilia, ricca di vitamine e di tanta salute. E poi così siamo subito in tema con la giornata che ci apprestiamo a trascorrere. Ci troviamo infatti al parcheggio predisposto per la prima edizione di Fit Your Camper, la festa degli accessori per i veicoli ricreazionali, allestita alla Lario Fiere di Erba in provincia di Como. E per l'appunto noi iniziamo mostrando quanto possono essere importanti e piacevoli gli accessori in un camper, un comodo spremiagrumi elettrico e l'inverter per farlo funzionare. La prima edizione di Fit Your Camper, che si tiene nei giorni di sabato 6 e domenica 7 aprile 2024, dimostra fin da subito la grande cura posta dagli organizzatori nel voler accogliere nel migliore dei modi i camperisti e i caravanisti. Per questo sono stati predisposti numerosi parcheggi destinati ai camper e alle roulotte, per un totale di circa 400 posti non prenotabili. Il parcheggio per camper e caravan è totalmente gratuito fino a esaurimento disponibilità, con apertura dalle ore 18 del venerdì. Subito davanti al parcheggio troviamo la fermata del bus navetta, che circola continuamente e che ci porta gratuitamente alla fiera. Per chi ama viaggiare e vivere a bordo di camper e caravan, il veicolo non è semplicemente un mezzo di trasporto, ma la propria casa in giro per il mondo. E questa giustamente richiede attenzioni e personalizzazioni per renderla unica e funzionale alle diverse esigenze di ciascuno. Da queste considerazioni nasce Fit Your Camper, la prima fiera europea dell'accessorio per camper, un evento unico nel suo genere, dove l'accessorio non è un mero contorno, ma un vero protagonista, mostrando quanto il settore sia ricco, innovativo, intelligente e in continua evoluzione. All'ingresso presentiamo i nostri biglietti elettronici che avevamo prenotato gratuitamente online. Sì, perché l'accesso a questa fiera è completamente gratis. È bello vedere gli adulti stupirsi e qui da uno stand all'altro era tutto uno. Durante la nostra visita abbiamo visto un sacco di tecnologia applicata al camper e siamo riusciti ad intervistare alcuni degli espositori che più hanno attirato la nostra attenzione. In questo video faremo una veloce carrellata mentre vi proporrò le singole interviste nei video dedicati che pubblicherò successivamente. Mapa Store è uno dei più famosi market di accessori e componenti per camper e campeggio. Nel negozio di Altedo, Bologna, oppure online, possiamo trovare qualsiasi tipo di accessorio o ricambio per ogni veicolo ricreazionale e per le vacanze itineranti. Quanto non deve sostenere un letto, la particolarità, secondo me questo si muove a 360, vediamo, vedete? Lo possiamo ruotare in qualsiasi modo. È davvero bello. Oltre 60 anni di attività ed esperienza hanno permesso alla Brunner di diventare un leader indiscusso nel mercato dei prodotti specifici per l'outdoor, il tempo libero e il turismo itinerante. Noi da Mapa abbiamo comprato questo piano induzione della Brunner. È una piastra a induzione che con potenza regolabile da 300 a 2000 watt e pesa 2,1 kg. Abbiamo intenzione di usarlo qui all'interno del camper o fuori sotto il tendalino, possibilmente. Vediamo, sì, lo useremo un pochettino e poi farò un video con una recensione spassionata. Noi abbiamo pagato 56 euro in offerta a fiera. Possiamo sistemarlo anche così e la spina tutti quanti. Eco World Gas presenta il serbatoio Camco per il GPL della capacità di 30 litri che può passare il collaudo con la trascrizione sulla carta di circolazione del veicolo. La bombola del serbatoio omologata può essere riempita facilmente e direttamente grazie alla multivalvola integrata, dotata di arresto automatico di riempimento all'80%. Proprio per questo si può fare il rifornimento direttamente al distributore di carburante in tutta sicurezza.
Buongiorno, abbiamo visto questa cosa che sembra un antifurto. Può spiegarci bene che cos'è? In realtà non è semplicemente un Scusi, lei di che azienda è? Io sono Sergio, sono rappresentante ufficiale dell'azienda Starline. Starline. Bene. Come dicevo prima, non è semplicemente un sistema di allarme e monitoraggio satellitare, ma si utilizza tantissimo per motorizzare tutto, okay? Per domotizzare per esempio il nostro camper. Abbiamo il controllo tramite l'applicazione, il monitoraggio satellitare è completamente gratuito, quindi non devi pagare nessun abbonamento a nessuno e ha sempre gli ultimi 3 mesi di percorsi memorizzati. Può creare tranquillamente anche un report in PDF per creare eventuale una denuncia. Sul sistema di solito si utilizza per i camper, si montano i sensori Bluetooth, che sono questi qua. Si possono aggiungere fino a 12 Quindi sensori. vanno sulle finestre, porte, così? Sì, assolutamente sì, sulle finestre e porte. Non sono semplicemente dei sensori magnetici, quindi con una classica calamita, perché all'interno abbiamo anche il sensore di urto, inclinazione e movimento, quindi un accelerometro integrato, e abbiamo anche il sensore di temperatura. CBE è un'azienda del settore elettronico con sede a Trento, che vanta grande esperienza e competenza messe al servizio di chi pretende il massimo del proprio veicolo ricreazionale. Infatti, la filosofia che guida CBE è centrata nella ricerca continua della più efficiente combinazione di design, qualità ed affidabilità. Allora, noi abbiamo tutte batterie in modulo prismatico, quindi sicuramente quello che ad oggi è la considerazione più efficiente del litio e più sicura. Tutte batterie certificate per l'uso del veicolo recreazionale e abbiamo 3 livelli. Abbiamo il primo livello, che è una batteria che per capire la capacità devo vederla fisicamente, quindi è pensata per quelle applicazioni in cui sono comodo vedere la batteria, e ho 3000 cicli all'80% e una garanzia di 3 anni, 100 ampere, un prezzo di listino senza sconto fiera, senza kit eccetera, di base di circa 640 euro. Dopodiché abbiamo una versione Camping.it è un comodo portale dove è possibile trovare le vacanze in plein air nei campeggi e villaggi adatti alle esigenze di ciascuno. Ci racconta cosa avete combinato qui dentro? Abbiamo deciso di rivoluzionare il mondo del camper, quindi abbiamo inventato, progettato e brevettato un sistema amovibile e modulare in modo tale da poter avere un unico veicolo che ci fa da autovettura tutti i giorni e un camper quando si va in vacanza, con il grosso vantaggio che non solo lo possiamo montare e smontare, ma possiamo ricreare delle distribuzioni interne diverse ogni volta che ci serve, perché il nostro brevetto ci permette di posizionare i moduli su tutta la superficie del pianale spostandoli di 5 cm in 5 cm. Questo vuol dire che Teleco è una realtà in continua innovazione tecnologica, frutto di una lunga esperienza rinnovata e proiettata nel futuro dall'entusiasmo, dalla fantasia e dalle competenze di una equipe di giovani progettisti. Allora, volevo chiederti se avete in programma qualche nuovo viaggio per la primavera-estate. Sì, non ci si ferma mai, facciamo sempre tanta strada in camper. Veniamo infatti direttamente da un raduno nelle Marche e finita la fiera di Erba, giusto il tempo di scaricare il camper e ricaricarlo e poi partiremo per l'Olanda. Tulipani? Tulipani, sì, una miriade di colori. Faremo questo viaggio in mezzo a questo mare di colori per 10-12 giorni. Scusami, io ti faccio delle domande. Il gruppo quanti camper sarete? Allora, in gruppo saremo 14 camper.
I viaggi all'estero non si fanno mai con gruppi più numerosi di 14-15 camper perché per una migliore gestione, se no. Camper Magazine è il più importante programma televisivo nazionale dedicato al turismo itinerante. Una trasmissione sui viaggi in camper che accompagna il telespettatore alla scoperta dei più affascinanti itinerari italiani e delle innovazioni sui prodotti del settore. Transve.it è un importante centro di vendita e noleggio camper e caravan, con sede ad Anzano del Parco, Como, ed ha un fornitissimo negozio di accessori disponibili anche online. Da Transve noi abbiamo preso questo rilevatore di gas, è un rilevatore triogas che può rilevare il GPL, il monossido di carbonio e i gas narcotizzanti. Si compone di una centralina, eccola, e di due sensori, sono due sensori uguali, dentro ovviamente hanno tutti i tipi di sensori per i diversi gas, e vanno collocati uno entro 50 cm di altezza del pavimento per rilevare il GPL e uno a 1,70 m per rilevare il monossido di carbonio e i gas narcotizzanti. Hanno già il loro cablaggio predisposto, quindi non è difficile l'installazione. L'unica cosa, dovrò fare dei forellini per far passare i cavetti. Lo installerò, proverò a fare un collaudo e poi vi racconterò tutto in un video. Il nostro è un antifurto meccanico che è un'azienda che esiste dal 1995. Block Shaft, esatto, è sede a Monopoli. Niente, al centro-sud è un prodotto che da sempre lavora alla grande, al centro-nord abbiamo poi creato una divisione veicoli recreazionali e siamo partiti sul campo, sul settore dei campi. Buonasera. Buonasera. Un prodotto molto interessante anche per noi perché chiaramente usiamo tantissimo le bici in camper. È sicuramente un modo molto importante per il camperista potersi muovere con la bicicletta. Però chiaramente il solito dilemma è quello: come le facciamo stare nel garage? Con questo sistema qui si può caricare dentro sul garage senza problema di star lì a armeggiare tantissimo per caricarle. Occupa anche poco spazio, vedo. Sì. Come profondità, no? Sì, occupa poco spazio, è facile il montaggio, lo smontaggio dell'attacco delle biciclette, che si può sostituire lo stesso attacco con quello là della moto. Il ristorante 3 stelle di Senigallia, però per dire che fanno gli spaghetti con le vongole, il costo di quegli spaghetti è 38 euro. Non è. Però ha raccontato che loro prendono le vongole, le fanno aprire, le aprono a mano, attenzione, le fanno cuocere col tanto che basta, poi le aprono uno a una mano per raccogliere il liquido interno, quel liquido interno viene allungato con del brodo, lo spaghetto viene cotto in quel brodo di pesce con il liquido interno delle vongole, poi quelle vongole le buttano via, usano altre vongole che li fanno cuocere in maniera estremamente delicata per mantenere il sapore, e quelle vongole sono quelle che vanno poi nel piatto finale. Capite che c'è una lavorazione incredibile. È ovvio che in camper non possiamo fare una cosa del genere, ma se noi abbiamo la nostra ciotolina di brodo di pesce fatto a casa, è come se fosse, non dico 3 stelle ma una stella, via, una stella ce la possiamo permettere. Bene. Altre piccolezze ci possiamo aiutare con della cucina molecolare. La cucina molecolare sembra un parolone, ma quando io uso un addensante che è la farina che usava la nonna, è cucina molecolare, perché l'addensante non fa altro che intrappolare molecole di acqua e quindi il liquido diventa più denso. Ce ne sono diversi tipi, non è questa la sede dove fare delle lezioni, ma se noi prendiamo una bisca, la facciamo restringere in una padella un pochetto, aggiungiamo un po' di amido di mais, un po' di farina, la facciamo restringere leggermente in maniera tale che diventa più densa, poi la mettiamo nella ciotolina. Ecco che quando noi prendiamo un gamberone alla griglia, no? E so che qui ci sono dei serial griller importanti col camper, vero? Perché il barbecue ce l'hanno quasi tutti nel garage del camper, ecco. Allora, quando noi ci mettiamo sopra un gamberone, un branzino, una qualsiasi altra cosa,
ci mettiamo una cucchiaiata sopra di questa vis che è leggermente avversata e ristretta, ecco che abbiamo cambiato. Semplicemente progettare, avere questa serie di piccoli semilavorati pronti nel congelatore e ci siamo. Il passo successivo, ma qui siamo a livello 2.0, è usare la cottura sottovuoto, ma ne parliamo un'altra volta.